Volete partire con dei ricami super, ma non avete idea di come fare? Prima di tutto vi consiglio di partire con dei ricami semplici, ma comunque se volete andare a ricamare qualche immagine che magari avete scaricato da internet, questo è il video che fa per voi. In questa lezione vi mostro come si trasforma una semplice immagine, magari scaricata da internet, in un semplice file da ricamo utilizzabile con le vostre ricamatrici. In questo caso sto utilizzando il software Creative Drawings, la versione Creative 12. E a questo punto cosa faccio? Vado qua semplicemente su menu file e poi faccio clic alla voce nuovo per aprire un nuovo progetto, una nuova tela, diciamo così, perché so che molti di voi usano Cricut Design Space e sono abituati a chiamarla tela. La primissima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a modificare qua il modello della nostra macchina, quindi facciamo clic qui e poi facciamo clic su cambia. Vedete che questo software può essere utilizzato per diverse marche di ricamatrice. Io ho una Necchi e vado a mettere come modello appunto il modello che ho io, che è questo qua, la Logica 05X Wi-Fi. A questo punto posso andare anche a selezionare il telaio, quindi se voglio mettere quello piccolo oppure ovviamente potete mettere anche quello grande. Cosa faccio per prima cosa? Vado ad aprire il file, appunto il file che voglio andare a trasformare come elemento da ricamo, quindi vado a far clic qua sul pulsante apri. Vado a selezionare il file che mi interessa, che è questo, e faccio clic di nuovo qua sul pulsante apri. A questo punto vedrete questo tipo di anteprima, ci sono tante opzioni, questo programma è molto complesso, non vi potrò far vedere tutto, però vi faccio vedere diciamo le funzioni più importanti, poi con i prossimi tutorial andremo a vedere proprio step by step come funziona il programma nel dettaglio. In questo caso specifico vado a selezionare questa voce, quindi non faccio apri come sfondo ma autotraccia, traccia contorni. Un'altra cosa molto importante è questa, vedete che qua c'è la dimensione, non vi consiglio di andare a ridimensionare successivamente, quindi in base al telaio che voi intendete utilizzare andate a mettere direttamente qua la dimensione finale che volete ottenere. La dimensione in questo caso è in millimetri, io quindi andrò a mettere 120 millimetri che sono sostanzialmente 12 centimetri. La risoluzione la lascio così com'è e faccio clic qua sul pulsante ok. A questo punto mi si apre un'altra anteprima che è questa. Potete lasciare le cose così come sono oppure potete andare a modificare alcune cose. Prima di tutto la dimensione dell'immagine andando a cambiare la scala dell'immagine, quindi la percentuale di ridimensionamento. Io in questo caso lascio il 100% e quindi non metto il flag su questa voce. Posso andare anche a modificare la precisione, cioè se io faccio clic qua su questo flag ingrandisco un po' così magari riuscite anche a vedere un po' meglio, cioè per esempio vedete che qua c'è questa lente di ingrandimento, se mettete 50% per esempio vedete un pochino più dettaglio, oppure potete mettere 30% o 25% a seconda ovviamente di com'è l'immagine, e quindi dovete andare a fare clic appunto su questo pulsantino. O per meglio dire su questa voce, diciamo su questo menu a discesa, ecco, per essere più precisi. A questo punto cosa faccio? Se io voglio andare a modificare la precisione, per esempio metto 2 e vado a, appunto adesso ho fatto clic, ho messo 2, ho fatto clic sul pulsante invio, vedete che alcuni dettagli, vedete che se io vado a far clic qua su questa lente posso andare a ingrandire varie parti. Vedete che qua in automatico si è ingrandita l'area, quindi se lo voglio mettere manualmente vi faccio rivedere, faccio così al 25%. Se appunto dopo aver fatto clic qua posso andare invece a ingrandire le singole parti.
quindi ovviamente anche qua andrà a cambiare la percentuale di ridimensionamento. Ora mettiamo di nuovo sempre al 25%. La precisione a questo punto o rimettiamo 5 e facciamo così, oppure possiamo direttamente togliere il flag su precisione. È difficile che dobbiate usare questo pulsante, però sappiate che c'è. Se vado a far clic qua invece su limiti colore, posso andare a far sì che il mio progetto sia appunto limitato in termini di colore, quindi in sintesi in termini di fili, di quantità di fili utilizzati. Quindi se io vado a far clic qua e metto per esempio 5, faccio sempre invio con la mia tastiera, va a modificare il numero. Vedete che i colori sono un pochino più sbiaditi, perché in realtà ci sono molte meno sfumature di colore, però io so che così devo usare al massimo 5 fili. Posso ovviamente anche metterne 7, potete metterne quanti ne volete fino a 99, però è chiaro che più ne mettete, appunto più passaggi ci saranno, oltre che più filo utilizzate, cioè più colori di filo andrete a utilizzare. Andiamo adesso a far clic qua, lasciamo queste altre opzioni, anche qua sfondo lasciamo stare tutto, così vi faccio vedere anche come procedere. Andiamo a far clic qua su traccia ed ecco qua, questo è il risultato che ci restituisce il nostro Creative Drawings. Che cosa accade? Vedete che c'è una sorta di sfondo qua dietro, che potete farlo o potete non farlo. Perché ve lo mette? Perché qua l'immagine ha questo riquadro bianco, quindi vi va a mettere uno sfondo. Ve l'ha messo di questo colore. Se io vado a selezionare qui, volendo posso andare a cancellare lo sfondo, quindi faccio semplicemente clic sul tasto Canc della mia tastiera ed ecco qua, ho tolto lo sfondo. Però voi probabilmente in questo momento vi state chiedendo perché lo vedo ancora lo sfondo, cioè perché adesso è bianco. Semplicemente dovete andare qua su menu visualizza e poi sfondo e poi dovete mettere nascosto. In questo caso non vedete un possibile sfondo che c'è dietro, ma vedete esattamente come verrà il vostro ricamo. Ora potete andare a togliere tutti i dettagli che desiderate. Per esempio questo in realtà faceva parte dello sfondo e quindi andiamo a cancellarlo. Vi faccio vedere anche alcune funzioni proprio base, poi ripeto, andremo a vedere delle cose un pochino più importanti e complesse, però queste sono le principali che dovete saper utilizzare. La prima è questa. Se io qua vedete questa parte è di colore verde, di questo tipo di verde. Se io voglio cambiare il verde devo fare clic su questo quadratino che trovo in basso, faccio clic con il pulsante di destra del mouse, faccio clic su edita colore e vedete che qua posso andare a cambiare la tonalità di verde o posso andare a mettere un colore completamente differente. Una cosa molto importante, quindi adesso faccio clic qua, vedete che mi ha cambiato il colore. Se io però volessi usare lo stesso colore che trovo da un'altra parte, per esempio voglio mettere lo stesso rosso di questo cuore, vado a selezionare il cuore, faccio clic sempre con il pulsante di destra del mouse, edita colore e vado a prendere questo codice. Vedete che qua c'è scritto nome colore, seleziono questo codice, faccio clic qua sulla mia tastiera, quindi faccio CTRL più C o Command più C e a questo punto vado qui, quindi riseleziono questo, faccio di nuovo clic con il pulsante destro del mouse, edita colore e poi seleziono nome colore, faccio CTRL più V, quindi per incollare, e faccio clic qua sul pulsante invio. Vedete che adesso mi ha messo lo stesso identico rosso del mio cuore. Un'altra cosa importante che non dovete dimenticare è adesso ingrandisco un po' così magari riuscite a vedere meglio. Allora, vedete che qua questo tipo di ricamo è diverso da qua, cioè qua è piatto, qua è per così dire in rilievo. Perché il rilievo? Perché se lo vado a selezionare, vedete che qua su proprietà
c'è scritto cordoncino, quindi quando va a fare il cordoncino ovviamente fa questo ricamo che è un pochino più appunto, come dicevamo, in rilievo. Posso andarlo a cambiare qua in qualsiasi momento. Quelli che si useranno di più, andremo poi a vedere anche gli altri in un secondo momento, ma quelli più importanti sono cordoncino e raso. Cioè se io vado a mettere raso, vedete adesso come me lo visualizza, cioè me lo visualizza piatto. Guardate la differenza, ingrandisco ancora un po', guardate la differenza tra questo e questo. Quindi questo aspettatevi proprio un effetto in rilievo e questo un effetto piatto. È chiaro che l'effetto in rilievo, rimettiamo di nuovo cordoncino, è più carino in questo caso. Attenzione però, perché non va bene mettere l'effetto rilievo, quindi il cordoncino, su aree molto grandi. Cioè se io lo voglio mettere per esempio su quest'unghietta qua della tartaruga lo posso mettere, vedete che qua c'è, ma se io lo vado a mettere qui per esempio su questa parte che è molto ampia, qua vedete che c'è in automatico, ha già messo il programma, ha messo raso, ma se vado a mettere cordoncino vi faccio vedere che cosa accade. Ovviamente il risultato non sarebbe bello. Quindi vi consiglio di mettere raso sempre quando sono aree un po' più ampie e cordoncino quando sono aree un pochino più piccole in cui ovviamente volete ottenere un effetto rilievo. Come vi dicevo, queste sono le cose più importanti che potete andare a fare. Potete anche andare sempre a togliere dettagli che eventualmente non vi piacciono. Per esempio qua, se non volete questa parte del cuoricino, volete risparmiare del filo, per dire, potete semplicemente fare canci come abbiamo fatto in altri momenti. Se io invece al cuoricino volessi andare ad aggiungere per esempio un bordino, posso fare clic con il pulsante di destra del mouse, vedete che c'è bordo automatico, posso decidere se metterlo esterno o interno, oppure cordoncino o in puntura. Ovviamente potete mettere diverse opzioni, vi consiglio in questo caso di mettere in puntura, fate così e vedete che ci ha messo il bordino nero. Questo bordino può essere andato, cioè può essere modificato, diciamo qua per quanto riguarda il colore. Vedete che faccio clic qua, posso fare edita colore e posso andare a mettere per esempio un bordo di colore differente, quindi il colore che preferite voi. Quindi questo anche vi consente di mettere un bordo in maniera molto semplice. Poi in realtà con ogni parte, cioè quindi in ogni più piccola parte di ricamo, noi possiamo andare a fare veramente tantissime modifiche. Per esempio possiamo andare a modificare il tipo di pattern. Vedete che qua ce ne sono tantissimi, sono tutti uno diverso dall'altro e alcuni sono molto complessi. Questo è proprio quello classico. Poi è chiaro che io se volessi andarlo a mettere così, per esempio, vedete che me ne metto uno che magari lo riuscite a vedere meglio, ecco, vedete che così è completamente differente. Oppure insomma ogni tipo di pattern, ovviamente con ogni tipo di pattern ottenete un effetto diverso, quindi sappiate che potete fare anche cose di questo genere, quindi andare a modificare il pattern. Adesso annulliamo e rimettiamo quello originale, vedete tutte le modifiche che sono state apportate. Un'altra cosa che voglio farvi vedere, poi qua andremo a vedere come editare i nodi, i punti, eccetera eccetera, ma anche il flusso dei punti, ma la cosa più importante che voglio farvi vedere, che secondo me è una funzione molto carina di questo programma, è questo che si chiama ricamo virtuale. Se io, anzi prima di tutto salviamo un attimo il progetto e poi se io vado a far clic qua su ricamo virtuale, andiamo qua dall'inizio. Quindi vedete che qua c'è un pulsante di play, diciamo così, mentre qua potete andare un po' avanti e un po' indietro. Ma se io faccio qua, quindi premo il pulsante di play, vedete che mi fa vedere il ricamo com'è, cioè dall'inizio fino alla fine come sarà il mio ricamo. Qua posso andare anche a modificare la diciamo la dimensione, la visualizzazione, ecco, per esempio così chiaramente lo vado a vedere tutto. E quindi è una funzione secondo me molto molto carina. Vedete che qua è tutto rosso, poi ovviamente se voglio andare a vedere come il
momento in cui fa il verde vado qua, se voglio vedere l'altro tipo di verde vado avanti, eccetera eccetera. Quindi questi praticamente sono tutti passaggi che andrà a fare la nostra ricamatrice, quindi qua andremo a mettere il filo rosso, qua quello verde, qua quello verde chiaro, eccetera eccetera. Vedete che man mano che vado avanti il disegno verrà compilato, più che compilato, diciamo creato interamente. Ed ecco qua, quindi è una funzione anche molto carina perché vi rendete anche conto come sarà a livello pratico il vostro ricamo, che secondo me è una cosa molto importante. Quindi adesso torniamo qua nel nostro progetto, ridimensioniamo e se volessimo andare a esportarlo così come l'abbiamo creato, cosa dobbiamo fare? Considerate che se avete appunto le macchine da ricamo Necchi, dovete andare a prendere l'app, quindi l'app proprio appunto della ricamatrice che si chiama My Pattern e dovete andare ad avviare il vostro ricamo, in questo caso le nostre 2 tartarughe, da quest'app. Come fare per avviare, ma soprattutto per inviare, più che per avviare, per inviare il vostro progetto alla vostra app? La prima cosa che dovete fare è semplicemente questa. Quindi andate qua nel menu file, poi fate salva come, e a questo punto vedete che c'è ovviamente il punto draw, che è quello che vi crea automaticamente, quindi l'estensione del file draw, che è quello classico. Però voi potete utilizzare diversi formati, tra cui anche questo ZHS generic, quindi dovete andare a selezionare questo formato immagine, fare clic su salva e vedete che è stato salvato e ci dice anche quanti punti in totale verranno fatti dalla nostra ricamatrice. Diamo ok. A questo punto dovete semplicemente andare a salvare il vostro file, quindi il punto ZHS, su il vostro cloud, che può essere OneDrive, Google Drive, iCloud, insomma ce ne sono poi tantissimi, scegliete voi quale desiderate, comunque quale avete a disposizione, a quale siete iscritti, e semplicemente da lì, poi comunque vi farò un tutorial anche per questo, comunque da lì sarà ovviamente molto semplice reperirlo appunto utilizzando l'app My Pattern, quindi non dovete usare chiavette, niente di queste cose qui, ma semplicemente dovete trasferire il file generato, quindi andate su gestione risorse del vostro PC e lo trasferite, ripeto, sul vostro cloud. A questo punto il tutorial è terminato, passeremo poi a vedere anche la parte più pratica, diciamo, di questi ricami in altri video. Vi ricordo come sempre che potete trovare tanti altri contenuti sul sito mycricut.it, sul canale YouTube My Cricut.